Eccoci qua per un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere un attimo quella che è la differenza tra il joystick arcade del Neo Geo X e il joystick arcade del Neo Geo AES. Come vi ricordate, vi avevo fatto la recensione del Neo Geo X. Devo un attimo smentire alcune cose che avevo detto della prima recensione, in quanto il difetto che vi avevo mostrato è diventato molto invasivo. Cioè il doppio click che si presentava ho dovuto poi, vi farò vedere, sistemarlo artigianalmente in qualche modo, perché sennò all'interno dei vari videogiochi che si andavano a utilizzare questo diventava praticamente un handicap. Ehm, Personalmente vi posso dire che preferisco il joystick della Neo Geo AES. Ma andiamo per ordine, vediamo un attimo quelle che sono le differenze. Innanzitutto vi ricordo che l'arcade stick del Neo Geo X è prodotto dalla ditta Tommo e presenta un'uscita USB che quindi è possibile utilizzare tranquillamente nei vari emulatori, computer, Mac o volendo anche su Raspberry e tutte quante quelle che sono le console che prevedono emulazione di varie del Neo Geo, di altre console varie. Il joystick invece arcade del Neo Geo AES esce per Neo Geo AES, quindi presenta un'uscita differente che è questa. Questa uscita è utilizzabile unicamente sulla console AES della SNK. Questa però è stata prodotta, questo stick è stato prodotto da SNK stessa. Questo invece è stato dato cioè è stato data una licenza alla ditta Tommo, che è una ditta americana. Questo joystick in particolare ha un'uscita USB. Questo perché? Perché praticamente si tratta di una modifica che viene fatta sul joystick arcade del Neo Geo AES, che va a sostituire tutti quelli che sono i connettori originali, come vedete, con una normale classica presa USB. È una procedura complicata, in questo caso vi dico non sono stato io ad averla fatta, l'ho acquistato già così. È funzionante, è molto pratico e io infatti adesso cosa farò? Vi dico un attimo quelle che sono le due differenze tra i due joystick nell'utilizzo con emulatori, quindi non con la console originale, ma entrambi utilizzati nello stesso modo, quindi con un Raspberry o con un Mac o con un PC. Il Neo Geo AES presentava appunto questo joystick arcade. Molti lo amano, molti non lo amano. Io personalmente lo ritengo molto valido, è leggero il giusto, è molto solido come struttura. In questo caso, come potete vedere, il connettore entra perfettamente nella sua sede, per cui è come se fosse originale anche la cavetteria. I tasti sono invece in una plastica semitrasparente, quindi grigi ma con la presenza di una sorta di trasparenza. Questo lo si vede maggiormente sul pomello. Il pomello, per esempio, in questo caso, come su tutti i joystick del Neo Geo AES, tendeva a creparsi. Si tratta appunto di una crepa solamente superficiale che non va a inficiare in nessun modo nell'utilizzo quotidiano,
però questo si presentava appunto per una scarsa qualità delle plastiche e per il fatto che appunto le plastiche presentassero questo specie di rivestimento leggermente lucido che andava alla lunga a creparsi. Nell'utilizzo invece la pulsanteria è reattiva ma sprovvista di microswitch. I pulsanti Start e Select comunque sono molto reattivi, quindi vi dico, personalmente la trovo un ottimo prodotto. Ma qual è la differenza con il joystick del Neo Geo X? Il joystick del Neo Geo X presenta delle plastiche differenti. Queste sono, come potete vedere, più opache e ruvide rispetto a quelle lisce del Neo Geo Ace. Il joystick stesso è più leggero rispetto a questo qui. I pulsanti hanno un feeling simile ma diverso al tempo stesso. Questi sono molto più economici, si sente, ballano, restituiscono, come sentite, un rumore più meccanico. Quelli invece del Neo Geo Ace ballano molto di meno e sono più, sentite, hanno un rumore molto più pulito, diciamo, nella pressione rispetto a quelli dell'X. Entrambi comunque i joystick non presentano micro switch. Come sentite, nella pressione non si sente assolutamente micro switch. Invece per quel che riguarda il joystick, vi avevo fatto vedere nell'altro video, mi presentava un effetto, un doppio click, quindi praticamente quando io andavo a premere giù continuava a fare tac e scendeva ancora più in basso. Questa era una cosa veramente poco gradevole. Io sono andato a risolvere il problema inserendo praticamente una guaina protettiva che andasse a ridurre lo spessore della corsa del joystick. Quindi quando io vado a fare questo movimento adesso non mi si presenta più questo problema. Come ho creato questa struttura? L'ho creata con un tappo di quelli che vengono utilizzati per le bottiglie di spumante. Sono andato a sagomarlo, a tagliarlo e a ficcarlo all'interno della sua sede, in modo tale che appunto risultasse fisso e stabile. Ora se noi andiamo a fare questo movimento è molto buono. Quindi vi dico, adesso questo joystick mi dà un feeling buono, ma non è la stessa cosa di quello, perché sentite i click. I click allora sono hanno appunto, è un joystick, è una manopola che presenta micro switch, ma ha una dotazione, diciamo, chip molto economica, si sente. Mentre invece qui la situazione è un po' differente, sentite. Sentite come il click è molto ben distinto, nella pressione è tutta un'altra cosa. Quindi nell'uso quotidiano questo qui è una soluzione decisamente migliore e si sente la qualità differente rispetto a quello. Per il resto sono due belle coppie praticamente, cioè sono praticamente identici. Se noi andiamo a togliere la scritta Neo Geo X su questo e su questo andiamo a togliere Neo Geo
e li mettiamo di fronte a una persona che non conosce le differenze tra l'uno e l'altro, non nota la differenza, ma nell'uso comune questa si vede. Di conseguenza devo andare un attimo a scontradire quella che era la recensione che avevo fatto precedentemente, nel senso, la qualità è differente e si sente tutta, c'è poco da fare. Le plastiche più lisce sono più gradevoli al tatto, questa più ruvida non lo so, restituisce un altro tipo di sensazioni, qualcosa proprio di, cioè il tutto, l'insieme ti dà un'idea di essere più economico, mentre anche il peso maggiore su questo stick ti dà l'idea di essere qualcosa decisamente più fruibile, cioè fatto meglio. E niente, quindi tra i due, se avete modo, cercate di recuperare il joystick del Neo Geo Ice, sapendo però che se vorrete utilizzarlo su un emulatore dovrete effettuare questo tipo di modifica, che non è una modifica semplice. Dovete sapere come effettuare delle saldature, dovete sapere dove mettere le mani. Cambia anche il prezzo, ovviamente, di conseguenza qui avrete un joystick che si trova su Amazon originale, perché questo è originale, scusate, non su Amazon, su AliExpress, originale perché è originale, si trova nei magazzini appunto cinesi e viene venduto per 38-36 euro. Questo qui invece, ovviamente essendo una produzione di all'incirca 20 anni fa e quindi difficile da reperire, poi comunque se voi sapete il Neo Geo Ice è la limousine delle console, quindi è molto costosa, per prezzi inferiori a 80 euro farete fatica a trovarlo. Diciamo che se siete fortunati riuscirete a trovarlo intorno alla cinquantina, però assicuratevi sempre che sia originale, quindi che presenti questa scritta e la manopola, sì, fate attenzione che non sia troppo deteriorata, quindi appunto vedete questi solchi che sono presenti, fate in modo che non siano troppo deteriorati e che la scritta Neo Geo non sia consumata, perché questa non era protetta e tende a scolorirsi. Quindi insomma, questa è la conclusione. Sapendo che comunque queste due sono due scelte unicamente per chi cerca l'esperienza diciamo il più vicino all'originale nell'emulazione del Neo Geo Ice o appunto CD, insomma questi vanno a cercare di sopperire a una mancanza. Un joystick di quelli invece professionali è tutta un'altra cosa. Un joystick professionale appunto con micro switch presenta dei micro switch, la forma appunto del Neo Geo Ice, quindi insomma sono reperibili anche quelli, costano di meno, lo potete trovare anche artigianale già fatto, ma vi costerà decisamente di meno. Quindi vedete voi che cosa fare. Io vi ho messo in guardia e quindi niente, vi lascio appunto ricordandovi di iscrivervi al canale e di mettere vi piace se vi è piaciuto il video. Arrivederci a tutti, al prossimo video.